Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi vi porto la recensione, pensate un po', dell'ultimo modello di motore di casa Jelasi Tuned. Eccolo qua, ce l'ho qua, faremo recensione ed unboxing. E che motore è ragazzi? Questo è il Dusty RCE. E per cosa sta l'acronimo CE? Sta per Cavalieri Edition. Il motore è veramente uno spettacolo e vedrete tutte le caratteristiche tecniche di questo gioiellino e soprattutto saprete la storia, saprete perché è nato questo motore e quali sono le sue caratteristiche principali ed i punti di forza. Prima però voglio raccontarvi una cosa. Se vedete qualcosa sporgere da questo lato, beh ragazzi, guardate un po'. Purtroppo ho subito un piccolo intervento di asportazione di una cisti e quindi ho i punti. Ho un mega cerotto qua, sono reduce da un'anestesia. E io secondo voi potevo lasciarvi senza video? Potevo lasciarvi senza video? Potevo lasciarvi senza video? Non potevo lasciarvi senza video, quindi eccomi qua. Ma andiamo subito nel vivo del racconto di questo motore. Innanzitutto ragazzi facciamo un piccolo recap della gamma di motori da buggy Jelasi Tuned. Sì, perché il buggy è l'unica categoria dove Jelasi ha deciso di immettere due versioni di motori sul mercato. Perché? Perché nell'on-road, nel GT, nell'110 comunque si cerca sempre la massima potenza, le massime prestazioni possibili, perché ovviamente siamo sull'asfalto. Mentre per quanto riguarda il mercato buggy non è soltanto la potenza quella che conta, anzi direi che la potenza passa molto in secondo piano. Si parla sempre di erogazione e si parla sempre di consumi. Quindi avere due motori con due caratteristiche diverse può far sposare meglio alcuni stili di guida con un modello piuttosto che un altro, e ovviamente anche il tipo di motore si può adattare meglio a un marchio di auto piuttosto che a un altro. Quindi abbiamo ragazzi il Dirt, che è e sarà sempre su base del motore top di gamma del momento di casa OS. Quindi in questo momento OS produce il B2104 e Jelasi fa il suo Dirt R su base B2104. In futuro, se esisterà un B2105 o comunque vada un nuovo motore top di gamma di casa OS, immediatamente Daniele rilascerà la sua versione da buggy e quello rimarrà il motore top di gamma. Come sapete ha come caratteristica quella di avere una grande potenza ma con una facilità di guida non indifferente. Vedete le recensioni che ho fatto qua nel mio canale, lo vedete funzionare negli innumerevoli video che faccio per voi e che porto su questo canale e anche sugli altri social come Facebook, come Instagram e come TikTok. Quindi ragazzi, se lo volete vedere in funzione, semplicemente vi lascio un link in alto a destra per la presentazione e poi sfogliate i miei profili social su Facebook, su Instagram e su TikTok. Questo motore invece, la versione Dusty, era nata inizialmente per dare un motore entry level a basso costo e per poter far provare l'emozione di un motore preparato anche a chi non aveva voglia di investire un'esagerazione per acquistare la versione top di gamma. Successivamente però, con l'andare avanti del tempo, il primo Dusty è stato sostituito dal Dusty R. Dopo il Dusty R abbiamo ancora migliorato questo motore con il Dusty R22, che è la versione che avete visto nei video di presentazione di HB Racing. Ho infatti usato sempre quel motore sui miei test nelle mie gare che ho fatto con questa piattaforma, e in questo momento abbiamo ancora migliorato con questo Cavalieri Edition. Come è nata la storia del Cavalieri Edition? Diciamo che Ryan Cavalieri, che per chi non lo conoscesse è un pilota famosissimo, detentore di titoli mondiali nella categoria off-road, ha sempre più o meno privilegiato e sposato il progetto Dusty più che il progetto Dirt. Quindi Daniele gli è andato dietro e con i suoi consigli e la sua collaborazione hanno tirato fuori un motore veramente spaziale. Ragazzi, a questo punto il Dusty RCE non ha niente da invidiare a un motore
da competizione di altissima gamma. Ha l'albero trattato in DLC, ha l'OR di tenuta sotto la testa, ha il trattamento anodico duro sul carter, quindi abbiamo il carter nero, ha un processo di lavorazione ed alleggerimento della testa che gli garantisce appunto un handling della macchina migliore, in quanto abbiamo meno peso nella parte più alta di tutte, perché ricordiamoci che la testa è la cosa più alta e più pesante che abbiamo su un automodello buggy nitro da competizione. Ci sono i venturi in alluminio come sul motore top di gamma, e tutto questo, ragazzi, con un rapporto qualità-prezzo nettamente superiore al Dirt. Personalmente non ho ancora provato in pista il motore, ma ovviamente lo farò quanto prima, probabilmente già tra 2 settimane, ma vi voglio dare le caratteristiche che mi ha comunicato Daniele. Daniele ha detto che con questo motore è riuscito ad avere un'erogazione ancora più dolce rispetto al Dirt. Quindi, ragazzi, io che guido il Dirt, paragonato a tanti altri motori che già hanno una curva di erogazione sì brutale al momento della coppia, ma comunque molto dolce e quindi molto facile da guidare, vi posso garantire che non immagino nemmeno come possa essere questo. E oggi, ragazzi, il fuoristrada moderno ha bisogno di motori con un'erogazione più tonda possibile, che vadano sì forte ma che siano guidabili e che aiutino a guidare la macchina nel miglior modo possibile. Almeno io personalmente, ma sento anche tantissimi altri pro, privilegiamo questo. E, ragazzi, il piatto forte di questo motore, la caratteristica regina di questo motore, è l'abbattimento dei consumi. Daniele dichiara che questo sia il motore che consuma meno di tutti i motori che lui ha elaborato da quando si è affiancato al marchio OS. Pensate che il motore è entrato ufficialmente in commercio poche settimane fa, ma abbiamo già qualche esempio di gara importante dove si è potuto apprezzare appunto la caratteristica dei consumi di questo motore. AIBR, il pilota Locatelli, è riuscito a fare tutta la LCQ, che è 10 minuti, senza rifornire. E al Southern Indoor Championship il pilota Brandon Rose, che si è classificato sesto nella nitro, quindi non proprio un fermone, è riuscito a rifornire a 10, come lui stesso dichiara nel suo post di report della gara in oggetto. Quindi, ragazzi, non ci resta che andare all'altro tavolo, unboxarlo e smontarlo per vederne le caratteristiche. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, il motore si presenta nella consueta bag Jelasi Tuned. Abbiamo dentro la scheda con l'auto, quindi avete il Dusty R RCE, qui potete scrivere chiaramente i vostri litri e quando fate le vostre manutenzioni. Avete il Venturi di ricambio, che nello specifico è da 6 mm. Avete una rondella di spessore, un rasamento da 0,1 per la 25 di nitro, che ricordo in Italia e in tanti paesi europei è vietato il possesso e l'utilizzo. Poi avete un foglio adesivi e il motore. Avete anche l'antiumidità, la silica gel. Guardate, ragazzi, quanto è bello questo motore, è veramente spettacolare. Nella testa c'è la bandiera americana, la firma di Ryan Cavalieri e la scritta Dusty R è appunto riproducente anch'essa la bandiera americana. A me questa testa fa veramente impazzire, con una colorazione grigia veramente spettacolare, e come vedete avete il carter nero. Qui avete una ripresa sul tappo del carter per abbellire il motore, e a questo punto, ragazzi, iniziamo a disassemblarlo. Installato avete il Venturi di 6,5 e il carburatore è il 21J, con già di serie
la fascetta di produzione Jelasi Tuned per evitare che lo sporco riesca a penetrare da questo lato del gommino del carburatore. A livello estetico, ragazzi, è un motore di altissima gamma, non ha niente da invidiare ai motori più blasonati. Smontiamo. Come vedete abbiamo l'OR di tenuta. Qui vedete il cuscinetto che usa Daniele per i motori anche top di gamma, quindi per il DTR. L'albero ha la lavorazione ed ha il riporto in silicone come i motori top di gamma, e anche qua vedete che ci sono dei chiari segni di elaborazione. Anche sull'accoppiamento ci sono ovviamente i segni delle sapienti mani di Daniele. I lavori di alleggerimento sulla testa, guardate, è veramente leggerissima, e anche questa colorazione, queste fresate sulla parte alta che non si vedono nella parte bassa, creano un effetto estetico veramente spettacolare. Riassembliamo. Ovviamente ragazzi, per prezzi, condizioni, offerte per la combo con la marmitta e collettore, per qualunque cosa, sentitevi liberi di contattarmi. Ho a disposizione chiaramente tutta la gamma off-road del brand Jelasi Tuned. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre mettete mi piace tantissimi, condividetelo con i vostri amici, commentate, fate tutte le domande che volete e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!